Cavetto USB-C per ricaricarlo, si ricarica tramite questa comandi vocali, impostazioni generali. Pazzesca, è esattamente questa qui, guardate un po', è magnetico. Cinzia, tu mi senti? Perfetto, Cinzia sente bene. Ragazzi, buongiorno, bentornati o benvenuti sul canale. 29 novembre 2025. Sono rientrato questa notte dalla Tunisia. La nave è arrivata a Genova alle 11:30, 11:40, con circa un'ora di anticipo rispetto a quella che è la tabella di marcia, e sono rincasato che erano circa le 2:20. Il rientro verso casa è stato abbastanza fresco, ho viaggiato anche a -4. Fortunatamente lungo l'autostrada c'erano in azione i mezzi spargisale che mi hanno permesso di arrivare a casa integro, sano e salvo. Ma non perdiamoci in chiacchiere, oggi sono qui per parlarvi di questi auricolari della AS Max modello F1. Sono arrivati pochissimi giorni dopo che io ero partito in Tunisia, come sono arrivati pochissimi giorni dopo i caschi dove andranno montati questi accessori. Per ora sui caschi non vi faccio nessuna anticipazione, ma mi riprometto di parlarvene nelle prossime settimane. Adesso concentriamoci su questi auricolari che hanno tutte le carte in regola per essere un prodotto di alta gamma a giusto prezzo. Ve lo dico subito prima che mi passi di mente: se foste interessati a questo accessorio, l'azienda AS Max mi ha riconosciuto un codice sconto pari al 10%. Vi lascio il link in descrizione del video. Andiamo a vedere innanzitutto le caratteristiche. Intelligence Voice Communication, quindi possibilità di impartire i comandi utilizzando la voce, possibilità di collegare in modalità mesh 10 apparecchi, una intelligente riduzione dei rumori di sottofondo, un processore octa-core 5,3 dual chip, AS Max World Intelligence App, una cosa estremamente utile che poi vedremo, una capacità di ricaricarsi completamente nell'arco di 50 minuti e la personalizzazione del colore del LED. Bando alle ciance, andiamo ad aprire la confezione. AS Max F1 Dual Pack, andiamo ad aprirla, eccoli qui, 1 e 1-2, questi sono i due interphone. Adesso andiamo a vedere le caratteristiche. Qui sotto abbiamo anche due confezioni con tutto l'occorrente per andare a montare questi apparecchi. Adesso apro le confezioni e vi mostro cosa c'è all'interno. Gli accessori che troviamo all'interno della confezione sono diversi. Innanzitutto qui trovate anche dei doppioni perché sono dual pack, come abbiamo detto. Il cavetto USB-C per ricaricarlo, si ricarica tramite questa porta USB-C posta nella parte posteriore dell'apparecchio, porta chiusa ermeticamente da questo tappino in gomma. Le casse, il microfono, sia questo che questa pulce, a seconda di quello che si vuole utilizzare si utilizza, la piattina su cui si andrà ad applicare l'apparecchio, le casse con la scritta Max sopra, neanche a farla apposta, me le hanno fatte personalizzate, ovviamente una battuta sono per tutte così, perché ho visto che ad una coppia c'è scritto Max e ad un'altra, questa c'è scritta AS Max. I biadesivi 3M che occorreranno per fissare la base sul casco, dei ricambi, una spugna di ricambio per il microfono, dei velcri, e poi c'è, per chi volesse, c'è anche l'opzione di poter montare, anziché utilizzare gli adesivi della 3M, ci sarebbe la possibilità di utilizzare quest'altra clip in metallo dove agganciare la base e dove andare ad ancorare questa sezione, e poi da qui andare a ancorare la base degli interfono. Poi ci sono gli adesivi che ormai sono introvabili, e poi c'è una care bag, vediamo cosa c'è all'interno. All'interno della care bag c'è uno straccetto per pulire e dei panni umidi per pulire appunto gli interfono. Questo è tutto ciò che è compreso all'interno della confezione. Il montaggio è estremamente semplice, a prova di errore. Questa è la basetta su cui andrà ad essere montato l'interfono, da cui partono due cavi, uno a cui andrà agganciato il microfono, cioè sia una freccettina da una parte che una freccettina dall'altra, in maniera, come a dire, le sezioni vanno incastrate in questa maniera,
ma ad onor del vero anche la forma degli spinotti ci dice come va ad essere montato il tutto e non c'è altro modo per montare tutto quanto questo. Quindi abbiamo detto, qui va il microfono, qui vanno le casse, ma la figata pazzesca è esattamente questa qui, guardate un po', è magnetico, questa parte qui rimarrà attaccato al casco, premendo queste due linguette, tirando, riuscirò a staccare l'interfono e nel caso in cui dovessi caricarlo posso portare tranquillamente questo in casa piuttosto che in camera o in tenda a seconda di dove alloggerò per ricaricare appunto l'apparecchio. Questa roba qui è veramente meravigliosa. Anche sulla basetta vediamo scritto AS Max, che è l'azienda che produce questi interfoni. Adesso però ci spostiamo davanti al computer, ci armiamo di cellulare e vi faccio vedere come è possibile affiliare questo accessorio allo smartphone, come è possibile affiliare i due apparecchi e spulceremo tutta l'applicazione che vi garantisco è un'applicazione ben fatta, semplice, estremamente funzionale che vi renderà molto più agevole l'utilizzo di questo strumento. Tra l'altro una cosa estremamente utile di questo accessorio AS Max F1 è questo fantastico libretto di istruzioni che tra le altre cose è anche in italiano, ma c'è anche una fantastica applicazione tramite la quale è possibile tranquillamente settare questo accessorio. A me è arrivato il dual pack, quindi ce ne sono due, uno l'ho già settato e uno adesso vi faccio vedere quanto è semplice settarlo. Allora qui vi dice tutto quanto, da come si accende, alle funzioni base, a come si cambiano il colore dei LED, ai comandi vocali, all'utilizzo dell'interfono, all'utilizzo della musica, alle operazioni veloci. Con le funzioni vocali si può alzare e abbassare il volume, fare l'accoppiamento, rispondere alla chiamata, rifiutare la chiamata, la riproduzione della musica, mettere in pausa, andare alla traccia avanti, insomma si può fare tutto. Tenendo premuti i due pulsanti esterni si accende, tenendo premuto ovviamente si spegne nuovamente. Andiamo sul cellulare e andiamo a trovare questo apparecchio qui. Per metterlo in modalità affiliazione va premuto questo pulsante qui, inizia a lampeggiare e magicamente eccolo qua, AS Max F1. Io come vedete ne ho due, poi cambierò il nome di uno e dell'altro perché uno l'ho già settato. Ok, è connesso. A questo punto entriamo nell'applicazione dove è estremamente semplice la registrazione, è sufficiente una mail, inserite la mail, vi manda un codice sulla mail, inserite quel codice all'interno della maschera di iscrizione e praticamente la registrazione è fatta. Per aggiungerlo, vedete qui ce n'è uno che è quello che ho già aggiunto prima, adesso faccio più, eccolo qua. Andiamo nelle impostazioni generali e vediamo che c'è anche da fare l'aggiornamento del firmware. Facciamo contenuti dell'aggiornamento, conferma e lui in automatico inizia a scaricarmi l'aggiornamento. Adesso la velocità di trasferimento dell'aggiornamento dipende molto dalla velocità della connessione che si ha. Io ho una DSL quindi ci impiegherò qualche secondo in più, ma piano piano farò tutti questi passaggi fino al completamento dell'aggiornamento. Ok, lo sto trasferendo dal chip A al CPB perché è un dual chip. Poi lo vedremo anche nei dettagli e poi praticamente comincia l'aggiornamento sul dispositivo. Ragazzi, lo vedo che non vi state iscrivendo al canale. Iscrivetevi! Perfetto. Quindi il firmware è aggiornato di entrambi. Adesso, ovviamente poi vedremo come è anche possibile cambiargli il nome. Una cosa che voglio fare per riconoscere uno dall'altro è andargli a cambiare il nome. Così gli metterò un nome differente in maniera tale da evitare di scambiare i due. A uno metto Max e dall'altro scriverò Cinzia. Allora abbiamo detto l'impostazione generale, c'è il firmware, c'è voce offline, la voce offline lasciamo inglese, ok, mentre c'è la lingua di trasmissione, possiamo scegliere tra le varie lingue di cui c'è anche l'italiano, ok. Poi c'è l'effetto musica in cuffie, adesso la musica non è collegata, bisognerebbe collegarla, poi la vediamo. Posso personalizzare il volume degli avvisi, io lo metto a metà all'incirca, il volume del telefono lo lasciamo al massimo, la risposta automatica, se volessimo abilitarla basta cliccare qui e si abilita, l'assistente vocale mobile che ci servirà sicuramente,
e poi per le telefonate il gruppo con chiamata. Ok, c'è la musica, scegliamo il volume, anche qui lasciamolo al massimo, eventualmente poi lo regoliamo dal cellulare. L'interfono mesh, anche qui il volume lasciamolo al massimo. Un'altra cosa interessante è la personalizzazione dei LED. Il LED lo possiamo personalizzarlo e possiamo scegliere il colore che vogliamo, la luminosità che vogliamo, se è più o meno intensa, e possiamo scegliere anche la periodicità con cui far accendere e spegnere questo LED qui. Premendo questo pulsante si torna al reset di fabbrica. Vedete come cambia il LED a seconda di quello che scelgo io. Allora io lo metterò per me rosso, anzi per me lo metterò verde, magari per Cinzia sceglierò un altro colore. Tempo di autospegnimento 15 minuti, 30 minuti, 60 minuti, mai. Lasciamo 15 minuti, ok. L'applicazione è estremamente utile e comoda. Accendiamo quest'altro. Ok. Apriamo l'applicazione. Ok. Device One è già collegato. Ok. Adesso andiamo nell'applicazione e andiamo a mettergli la lingua in italiano anche per quest'altro. Ok. Max, ok. Proviamo quest'altro. Connetti. Ok. Facciamo qua. Gli aggiornamenti sono già stati fatti. Modifichiamo la lingua di trasmissione inglese e qui mettiamo italiano. Adesso aggiornerà anche la lingua di quest'altro apparecchio, così anche quest'altro apparecchio parlerà l'italiano. Appena accendete il dispositivo vi dice già il livello di batteria, se è carico o meno carico. Adesso ovviamente dovrò fare come per prima, attendere il trasferimento dalla lingua italiana sul dispositivo di Cinzia. Attendiamo. Ok, siamo al 98%, ancora qualche secondo e dovremmo esserci. Perfetto. Aggiornamento del firmware riuscito. Andiamo a cambiare il nome, qua gli mettiamo Cinzia a questa applicazione. Poi abbiamo detto il telefono, vabbè, tanto questa impostazione del telefono, della musica e quant'altro so già che noi non lo utilizzeremo. Allora, questa è l'applicazione quando i due apparecchi sono spenti. Adesso accendiamo il primo. Perfetto, ciao Max, batteria percentuale 100%, ok. Adesso accendiamo questo di Cinzia. Ciao Max, batteria 100, percentuale, telefono cellulare 1 collegato. Ok. In realtà io adesso li ho collegati tutti e due su un cellulare, ma non andrebbe fatto perché uno va collegato a un cellulare e uno va collegato a un altro. Poi toglierò l'associazione di uno dei due, altrimenti quando vado a chiamare giustamente farà un po' di conflitto. Quindi adesso cosa devo fare? Vado sul cellulare, vado nelle impostazioni e vado a fare Cinzia dissocia questo dispositivo, altrimenti nel momento in cui... Telefono cellulare 1 è scollegato. Perfetto. Applicazione disconnessa. Ok, anche qui vi avvisa che è disconnessa, che è scollegata. Adesso andiamo a spegnerlo. Batteria rimanente 100, percentuale, a presto. Perfetto. Per quel che riguarda il LED, quello di Cinzia, abbiamo detto che siccome lei non sopporta molto il rosa, andiamo a mettere questo rosa che a me invece piace molto. E come effetto di illuminazione si può scegliere respirazione, questo qui un po' più soft, un po' più smorzato, piuttosto che lampeggio. Lampeggio, vedete, un po' più scattoso, un po' più secca l'accensione. Preferisco questo, come c'è scritto, respirazione. Ok. A questo punto le impostazioni le abbiamo messe entrambi, la musica è al massimo. Adesso accenderò il mio. Ok. Ciao Max, batteria 100. Facciamo dissocia questo dispositivo. Ok, adesso lo facciamo ricollegare e dovrebbe prendermi il nome che gli ho inserito poc'anzi. Quindi qui sotto dovrebbe comparire e quindi lo mettiamo in modalità affiliazione. Eccolo qua, F1 Max. Perfetto. Telefono cellulare 1 collegato. Ok, a questo punto vado qui nelle impostazioni, faccio connetti. Applicazione connessa. Ok, e vado a riverificare tutto quanto. Gli avvisi acustici sono al massimo, il telefono è al massimo, la risposta automatica è disattivo, l'assistente vocale c'è.
Assistente vocale, tra l'altro ragazzi, l'assistente vocale è soltanto in inglese, quindi quando voi lancerete le impostazioni che volete dargli, dovete parlargli in inglese. Hi Max, Vai avanti. music on. Sì. Hi Max, music stop. E questo è quanto. Stessa cosa per le chiamate. Se volessi fare una chiamata, posso farlo anche con l'assistente vocale, dandogli queste informazioni qui. Quindi iMax volume up per alzare, iMax volume down per abbassare, iMax phone pairing per l'accoppiamento, iMax answer the phone, quindi rispondi, oppure vi fa vedere come è possibile rispondere con tutti quanti i tasti possibili e immaginabili. iMax hang up, quindi il fine della chiamata, e iMax music on, iMax pause, iMax pause music, iMax preview track, quindi traccia successiva. Sono tutte queste funzioni brevi da poter dare. Qui c'è il QR code dove è possibile scaricare l'applicazione e c'è tutto il riassunto delle funzioni che è presente all'interno di questo apparecchio. Quindi è un Bluetooth 5.3, è possibile collegare fino a un massimo di 10 apparecchi, ha la funzione Mesh Intercom, ha la funzione di gruppo, ha la funzione ovviamente interphone universale, ha i comandi vocali solo in inglese, è specificato anche qui, la riduzione del volume è ovviamente impermeabile, la carica rapida c'è in 50 minuti e AS Max Word Up. Che la carica rapida sia veloce, c'è scritto anche qui. Osservazione: l'auricolare può essere completamente caricato in 50 minuti. C'è scritto anche di non utilizzare un caricabatteria con una potenza superiore a 15 watt per caricare il dispositivo. Ragazzi, una cosa che mi ero dimenticato di dirvi, adesso riaccendo uno, Batteria 100. riaccendo 2 Modalità squadra. Telefono cellulare. Ciao Max. Batteria. e per collegare i due apparecchi Modalità squadra. è estremamente complessa la questione. Ovviamente una battuta: per collegare i due apparecchi è sufficiente cliccare qui, Modalità libera. cliccare qui Modalità libera. e praticamente sono accoppiati. Pronto? Pronto? Mi sentite? Forte e chiaro? Ecco, sto parlando dal microfono di questo apparecchio e si sente qui. Adesso appoggio qui e mi dovrei sentire di qua. Pronto? Mi sentite? Forte e chiaro. Quindi collegare i due apparecchi è estremamente semplice, basta cliccare dove c'è scritto AS Max, un clic e i due apparecchi si collegano istantaneamente e velocemente. Come vedete, quello di Cinzia ha il LED rosa, il mio ha il LED verde. La cosa che ritengo estremamente utile e comoda è questa slitta magnetica. Penso di utilizzare, anzi utilizzerò sicuramente le dotazioni che sono dentro della 3M. Penso di usare il biadesivo della 3M per agganciare questa piattina al casco, poi far passare i fili all'interno del casco e mettere tutto a dovere e montare tutto a regola d'arte. Adesso spegniamo tutto. 100. Percentuale. A presto. Perfetto. Adesso non resta che montare tutto all'interno del casco e uscire a provare tutto nella realtà. Allora guys, siamo in strada a velocità e siamo già oltre il COI, siamo a 80 km/h. Cinzia, tu mi senti? Perfetto, Cinzia sente bene, adesso rallentiamo un pochino qua e io non sento neanche un minimo di fruscio. Ottimo anche lo smorzamento dei rumori sottofondo, non sento assolutamente nulla. Ok, adesso entriamo qui sul raccordo e lo proviamo a una velocità superiore a 50-60 km/h. Ma sulla genuinità di questo prodotto ho ben pochi dubbi. Comunque, go, si va. Cinzia, tu com'è la questione? Perfetto, good, siamo a 110, facciamo uno stacchetto a 120 e basta. Ok, 130 siamo arrivati. Queste sono velocità che noi praticamente non tocchiamo quasi mai, neanche in autostrada. Com'è la questione, Dima? Tutto good, buono.
Ok, tutto good. Ragazzi, vi ringraziamo se siete arrivati fin qui. Se non l'avete ancora fatto, l'invito è sempre lo stesso: iscrivetevi al canale, gratis, a voi non costa nulla e per noi è tanta motivazione. Ciao e al prossimo video.